Ciao a tutti e bentornati nel nostro meraviglioso mondo sommerso, sono Sharin. Eccoci quindi con un nuovo video, il primo di questa seconda stagione. Visto il periodo, quale argomento migliore del rientro post vacanze? Oggi vogliamo parlarvi degli accorgimenti che abbiamo adottato con il nostro cubo in previsione di una lunga assenza, ma soprattutto di come abbiamo ripulito il disastro che abbiamo trovato, dopo aver lasciato la vasca da sola per niente meno che ben 5 settimane. Tutto questo, come sempre, dopo la sigla. Prima di mostrarvi come si presentava la vasca al nostro rientro, vogliamo spendere 2 parole su come organizzarsi in previsione di un'assenza, raccontandovi come ci siamo preparati e quali accorgimenti abbiamo adottato per permettere, tutto sommato, alla nostra vasca di sopravvivere, nonostante il lungo periodo trascorso. 5 settimane sono molte e lasciare un acquario incustodito per così tanto tempo richiede un'attenta pianificazione. Naturalmente il focus era principalmente automatizzare il maggior numero di compiti possibile e per far questo ci siamo mossi su diversi fronti. Il primo aspetto a cui pensare è sicuramente l'alimentazione dei nostri pesci, per la quale ci siamo affidati ad una mangiatoia Eden 901 che utilizziamo da anni e con cui ci siamo sempre trovati bene, soprattutto perché ha il grande vantaggio di preservare il cibo dall'umidità dovuta all'evaporazione. Per quanto riguarda il contenuto della mangiatoia, abbiamo utilizzato tutti i mangimi che abitualmente siamo soliti alternare, ovvero un granulato a base vegetale, 2 diversi a base proteica e per finire artemia salina congelata. Attenzione particolare va riservata allo schiumatoio. L'accorgimento più importante è quello di utilizzare o di realizzare, qualora il vostro skimmer ne fosse sprovvisto, il foro di scarico sul bicchiere, che permetterà allo schiumato di defluire e di essere raccolto in un contenitore più grande, estendendo così notevolmente l'autonomia dello skimmer. Bisogna tuttavia tenere a mente che con lo sporcarsi del collo e della pompa, le prestazioni dello stesso diminuiranno notevolmente e per questo sistema va utilizzato solo quando strettamente necessario. Per ovviare almeno in parte al problema, può essere utile chiudere leggermente lo scarico, così da schiumare più bagnato del solito. In questo modo il collo del bicchiere si sporcherà meno e lo schiumato, più liquido, tenderà ad intasare meno il foro di scarico. Anche il rabbocco dell'acqua evaporata riveste particolare importanza. Possedere un impianto automatico, meglio se a doppia sonda per evitare disastri, è fondamentale, ma perfettamente inutile se non si presta attenzione ad avere una fonte d'acqua di volume sufficiente per tutto il periodo. Nel nostro caso, in piena estate e con le ventole accese, la piccola vasca di rabbocco da 10 litri era sufficiente per appena 2 giorni e quindi decisamente non adeguata. A causa di ciò abbiamo dovuto adottare una soluzione diversa, ovvero sostituire la pompa del sistema di rabbocco con un'apposita elettrovalvola, così da collegarla direttamente all'impianto ad osmosi, ottenendo così una riserva d'acqua virtualmente illimitata. Qualora voleste realizzare anche voi un sistema come questo, vi ricordiamo che, oltre all'elettrovalvola, sarà necessario installare sul vostro impianto anche una valvola shut-off, necessaria per assicurare alla chiusura dell'elettrovalvola anche la chiusura dell'acqua in ingresso all'impianto. Per quanto riguarda la triade, questa è forse l'aspetto più semplice, perché salvo casi particolari quali vasche molto piccole, nella maggior parte dei casi il tutto è già gestito automaticamente, o tramite bulling e pompe dosometriche o tramite reattore di calcio. Entrambi i sistemi, se regolati correttamente, sono in grado di funzionare in autonomia per diversi mesi e quindi non è necessario alcun intervento. Nel nostro caso non è stato necessario fare nulla, perché il tutto era già gestito automaticamente dalle nostre mitiche dosometriche cinesi. Ultima e forse più importante precauzione. Se possibile, sarebbe buona norma avere una persona di fiducia che possa far visita alla vasca di tanto in tanto per controllarla, o quantomeno che sia in possesso delle chiavi di casa per poter intervenire in caso di problemi.
Ricordate però che, a meno che non si stia parlando di un altro appassionato, quindi ben conscio di quello che fa, il ruolo di questa persona dovrebbe essere principalmente quello di controllare ed eventualmente agire solo al bisogno ed esclusivamente su vostre indicazioni, mentre le operazioni di routine dovrebbero essere tutte automatizzate, così da ridurre al minimo le occasioni per fare disastri. Il web è pieno di racconti del genere. Come dice il saggio, qualsiasi cosa succeda, non permettere mai a nessuno di dar da mangiare i pesci in tua assenza. Bene, chiusa la parentesi sulla preparazione per le vacanze, vediamo insieme, dopo 5 settimane, come abbiamo trovato il nostro cubo. Naturalmente i vetri erano davvero sporchi e lo schiumatoio pure, ma tutto sommato, per quel poco che siamo riusciti a vedere, la situazione non sembrava così tragica. Per capirci qualcosa di più e per riportare la vasca ad una condizione umana abbiamo eseguito una manutenzione decisamente straordinaria e completa, comprensiva di giro completo di test per farci un'idea delle condizioni dell'acqua e dello stato generale dell'acquario. Pulizia dei vetri, che da sola ci ha impiegato oltre 2 ore e ben 3 lamette di raschietto. Pulizia completa dello schiumatoio, quindi non solo del bicchiere ma anche della pompa e di tutte le sue parti interne. Un voluminoso cambio d'acqua di circa 75 litri, con contestuale aspirazione dei detriti in sump e di quanti più residui della pulizia del vetro possibile. Sostituzione della calce sodata dallo scrubber di CO2. Sostituzione del carbone attivo in sump, somministrazione di batteri. Una volta pulita la vasca abbiamo avuto una visione più chiara di quello che ci aspettava all'interno. I pesci fortunatamente erano tutti in salute e non presentavano segni di denutrizione o malattie. Discorso diverso per i coralli. Alcuni si presentavano bene, addirittura parecchio cresciuti, mentre altri hanno visibilmente sofferto. In particolare purtroppo la lobofiglia è caduta sul fondo a faccia in giù e così è rimasta probabilmente per diversi giorni, tanto che quando l'abbiamo rigirata il tessuto era receduto fino a mostrare vistose parti di scheletro scoperto. Lobofiglia a parte, in generale i coralli hanno sofferto probabilmente a causa dei valori dell'acqua, decisamente non perfetti. Dai test effettuati abbiamo infatti rilevato un livello di nitrati decisamente troppo alto, oltre 35 mg per litro, segno che probabilmente la mangiatoia ha erogato troppo cibo nonostante fosse impostata al minimo e un KH basso intorno ai 6,5 gradi tedeschi. Gli altri valori, fortunatamente, erano nella norma. Infine, l'ultima triste scoperta è che le aiptasie, già presenti in acquario da quando abbiamo dovuto lasciare il nostro Tomentosus, hanno ufficialmente preso il controllo della vasca. Ora sono veramente tante e stanno iniziando ad infastidire i coralli, ma non preoccupatevi perché abbiamo già alcune soluzioni pronte, che naturalmente non mancheremo di raccontarvi in un altro video. E così anche oggi siamo arrivati alla fine, ma non preoccupatevi perché altri video arriveranno presto. Queste lunghe vacanze ci hanno ispirato, hanno portato nuovi spunti e nuove idee e noi siamo tornati più carichi che mai. Un salutone a tutti da Sharin. Ciao! Che ero concentrata sullo schiumato adesso e non si permetterà. No, all'inizio. Aia! Oddio. Sì. Cosa è successo? Ciao. Ho preso nella scapolina l'angolino. Oh. Miseria! Questa è dura. Quindi chiudo.